Fermo fermo, stai per spendere 2000 euro per un logo? La verità è che una Squier GV da 1500 euro sta distruggendo il mito delle Fender americane, come questa Fender 52 Reissue. E oggi la mettiamo alla prova contro una leggendaria Squier GV degli anni 80 per scoprire quale chitarra è la scelta definitiva. E quello che sentirai ti insegnerà a distinguere le sfumature di suono tra una Fender da oltre 2000 euro a una Squier che quasi ci si avvicina, e capirai esattamente cosa spinge i professionisti a scegliere sempre quella chitarra. Ma prima ecco la storia incredibile della fabbrica giapponese che cambiò tutto negli anni 80. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi parliamo di Squier JV, tra mito e realtà. Ma prima di tutto un po' di storia. Nel 1982 in Giappone gli utai della Fujigen erano così ossessionati dai dettagli che quando Fender dovette chiudere la vecchia fabbrica americana per il cambio di proprietà, le loro JV divennero per un breve periodo le migliori Fender prodotte al mondo. Il segreto era nel cuore gli stessi leggendari pick-up con magneti alnico che uscivano da Fullerton, montati però sul legno pregiato giapponese e con manici robusti, come le chitarre di una volta. Ma c'è un fatto che molti non sanno. Le JV spesso suonano meglio delle Fender americane dello stesso periodo, proprio per quella attenzione ai dettagli quasi maniacale. Ma le specifiche sulla carta non servono a nulla se l'orecchio non conferma. Ecco perché oggi le mettiamo una accanto all'altra. E adesso faccio entrare Giordano di Airfried, uno che di Squier se ne intende. Ma facciamo una scommessa, chi vincerà? Il logo da 2200 euro o il legno giapponese? Scrivetelo ora nei commenti, meglio JV o meglio 52. Vediamo chi indovina prima di sentirlo. Ragazzi, allora abbiamo qui Giordano di Airfried e questa Squier che vedete è praticamente la mitica serie JV che è quotatissima. Questa è la mia Fender 52, la Reissue. Giordano, spiegaci la nascita di questa Squier e perché è così quotata. Su internet troverete il mondo rispetto a ciò che concerne la nascita della Squier. È una delle prime JV, questa precisamente del giugno dell'82, nata in Giappone. Ecco perché JV, Japan. La mitologia dice Japan Vintage, nella realtà è joint venture. Esatto, in quanto con questa chitarra nasceva qualcosa di nuovo. È ancora la scritta Fender, il loghino in piccolo Squier. E ormai le valutazioni praticamente sono quasi proibitive. Come caratteristiche abbiamo una classica Telecaster nella sua colorazione più famosa, Butterscotch Blonde. Esatto. Questa ha quasi 40 e passa anni. Sì. È più scura e sta virando un po' sul caramello più scuro. Sì. Il manico è un pezzo unico di acero, il body è in frassino giapponese, non quello americano. Lo vediamo dalle venature, no? Sì, esatto, delle venature diverse rispetto al frassino americano. Pick up suoi originali dell'82 che molti riferiscono siano dei Fullerton americani, e l'elettronica con potenziometri, in questo caso giapponesi, e il selettore CTS. Classico a tre posizioni. Classico a tre posizioni. La circuiteria qua è stata rifatta, non ha più wiring storico con il... Sì, pure questo è stato cambiato, infatti. Esatto, ma è stata fatta una circuitazione modern. E le sellette, ottone? Le sellette in ottone, il ponte originale. Le meccaniche, in questo caso sono delle Codolo sostituite perché le originali sono in custodia, perché si sa queste cose storiche vanno tenute. Vanno tenute bene. Bruciature di sigarette non ci sono. Non ci sono. Quindi ragazzi, mito o realtà? ve lo spiego tra poco. Proviamo prima la Tele 52 Reissue e poi proviamo la TL65, questa Squier del 1982. Proviamo pick up al manico. Centrale. E ponte.
ragazzi, la TL65, la Squier del 1982, pick up al manico. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete una Squier vintage e suonatela sul pulsante mi piace E doppio mi piace. e non azzardatevi. Iscrivetevi a questo canale, non vi vogliamo. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi diremo perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! Centrale. Ponte. Secondo me questa è una chitarra meno brillante della 52, però più legnosa, più mediosa. Un feeling meno moderno. Ovviamente è vintage, ragazzi, c'ha 40 anni, più di 40 anni questa chitarra, e quasi 45, quindi la stagionatura pure secondo me fa tanto. Sì. Però la qualità, la suonabilità di questa Squier è secondo me paragonabile a una Fender e una Reissue con le specifiche del 52. Anzi, questo manico è anche più comodo rispetto alla 52, che è un po' più grande, un po' più importante come manico dietro. Probabilmente questi pick up hanno forse un output più basso rispetto alla 52. Ho sentito un volume leggermente inferiore, però non influisce assolutamente sul suono. Ma la domanda, ragazzi, che vi faccio, e questa è una cosa molto importante, qui sono molto serio: voi preferireste avere uno strumento come questo, che è uno strumento più moderno, anche se ha le specifiche del 52, ma uno strumento diciamo nuovo, no? C'ha all'incirca 13-14 anni questa chitarra, oppure vorreste avere il fascino di uno strumento vintage, non Fender però, perché ragazzi c'è scritto Fender ma in realtà è una Squier, e questa cosa io voglio che voi me la scriviate subito sui commenti, perché c'è il sostenitore no, io Fender deve avere soltanto la scritta Fender e non Squier, oppure chi invece bada più alla sostanza piuttosto che all'apparenza. Quindi fatecelo sapere con un commento qui sotto, che ovviamente leggeremo. Ragazzi, anche per me che suono da oltre 30 anni, ogni volta che provo una chitarra è una sorpresa. Il suono della GV è molto dolce e profondo, la 52 invece è più squillante, più aggressiva. Entrambe hanno carattere e la GV ha dalla sua quella dolcezza che solo l'età può dare. E il rapporto qualità-prezzo è molto interessante, ma anche doloroso. Tutti quanti infatti abbiamo passato ore a fissare quella 52 appesa al muro del negozio, sapendo che per portarla a casa avremmo dovuto affrontare mesi di sacrifici. La Fender infatti la trovate usata intorno ai 2000 euro, la GV oggi costa circa 1500 euro sul mercato vintage, probabilmente anche di più. Attenzione però, c'è un dettaglio delle GV che potrebbe farti odiare questa chitarra: trovarne una in buone condizioni sta diventando un incubo. Il mercato vintage è impazzito, molte sono rovinate, molte sono modificate, e quando ne trovi una perfetta il prezzo schizza subito alle stelle. E poi bisogna stare sempre attenti alle fregature. Voi avete mai preso una fregatura comprando una chitarra usata? Raccontatemi la vostra storia qui sotto, così aiutiamo anche gli altri a non fare lo stesso errore. Bene, ora che hai sentito le differenze con le tue orecchie, non ti resta che metterti sotto e scaricare la mia mappa definitiva a 9 livelli, che non solo ti darà tutti i passaggi per passare da principiante a intermedio a avanzato, ma ti aiuterà anche a sviluppare l'orecchio critico. Ti mostrerà esattamente dove sei nel tuo percorso chitarristico e come evitare errori da migliaia di euro. È gratis, ti lascio il link qui sotto e in descrizione
competizione. Quindi al di là del mercato e dei prezzi folli dobbiamo rispondere alla domanda iniziale. La chitarra giusta è quella che ti fa venire voglia di suonarla ogni giorno. E se la JV ha il fascino del passato, la 52 è davvero pronta a tutto. Ricordate però, il logo sulla paletta non ha mai scritto una canzone. Sono le tue mani a farlo e le tue mani contano 1000 volte di più del nome inciso sul legno. Per cui il consiglio che ti do è: scegli lo strumento che ti sfida a diventare sempre un chitarrista migliore, non quello che serve a impressionare gli altri. Mi raccomando. E ora che sai quale Telecaster scegliere, nel prossimo video ti mostro come scegliere la tua Stratocaster ideale. Non perdertelo, noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica! Infatti, pochi mesi, infatti pochi... Oh, non mi viene. Non cede adesso. Non cedere. Anzi, questo manico è anche più comodo. E suonatela sul pulsante. Mi piace. È doppio.